Appena chiuso il derby semifinale d'andata di Coppa Italia Milan-Inter 0-0, ragazzi, che brutto derby, che brutta partita, livello veramente basso. Un risultato, uno 0-0 che chiaramente fa un po' il gioco del Milan, soprattutto considerando che in Coppa Italia quest'anno vale ancora il gol in trasferta, quindi è un risultato purtroppo per noi non favorevole. Detto che, Simone, per come si è messa la partita, sinceramente ad un certo punto mi è sembrato che i giocatori abbiano giocato anche per lo 0-0 ad un certo punto alla fine, perché non ci abbiamo più nemmeno provato e negli ultimi minuti in alcuni momenti abbiamo anche cercato di perdere tempo, questa almeno è stata la sensazione, ma per fortuna non abbiamo preso gol. Stavamo pensando, stavamo commentando, per fortuna non si è preso gol, perché oggi probabilmente non l'avremmo messa dentro nemmeno con le mani, nemmeno a porta completamente vuota e nemmeno da calcio di rigore. È proprio una sterilità offensiva che si sta facendo preoccupante da questo punto di vista. Soprattutto non tanto quantomeno non solo per il fatto che non si segna, ma proprio per il fatto che è completamente sparita quella fluidità dell'andare in porta, nell'andare a creare le occasioni che vedevamo fino a qualche settimana fa. Adesso oggi non abbiamo nemmeno creato sostanzialmente. Comunque le occasioni ci sono state, ma io non ho mai avuto la sensazione di vedere un Inter che volesse e che potesse vincere questo derby. Quindi un'altra partita che delude tantissimo, che arriva, speravamo di averci messo, di aver messo alle spalle il mese di febbraio, marzo purtroppo riparte sulla stessa falsariga, perché non c'è stata una reazione e se prima dicevo e parlavo e temevo soltanto un calo dal punto di vista mentale, dicevo magari è venuto a mancare la convinzione, sono venute a mancare anche le, come dire, proprio l'atteggiamento mentale, la cattiveria e la convinzione nei propri mezzi. Oggi ho visto, ma non solo oggi, ma soprattutto oggi, anche tantissima stanchezza fisica, cosa che, unita anche al momento che stiamo vivendo, purtroppo fa preoccupare, sì. Io non faccio fatica veramente a trovare degli appigli. Noi, come hai detto anche tu, abbiamo sempre cercato di infondere ottimismo e positività, ma sinceramente non trovo davvero appigli in questo momento a partire dai quali poter intravedere un miglioramento. Oggi è encefalogramma completamente piatto. Credo che se il Milan avesse giocato con una sedia in porta probabilmente sarebbe finito uguale, perché Maignan non ha fatto una parata, almeno vado a memoria, ma non ne ricordo. E il risultato poi alla fine è giusto, perché anche loro sì, hanno avuto qualche occasione in più, però nessuno ha avuto l'occasione che dici ti fa rimanere diciamo allibito, e quindi ci sta lo 0-0. È molto 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 preoccupante però la situazione dell'Inter, perché davvero non riesce a intravedere spiragli. Oggi per la seconda partita di fila abbiamo giocato tutto il secondo tempo con i lanci lunghi, perché anche oggi la trama preferita della ripresa è stata questa, con Dzeko che fa quel che può, però si vede che poi non è neanche preparata, perché quelle palle sulle quali riesce ad arrivare le gira, tra virgolette, a caso, cioè le gira in una zona dove non c'è nessuno. Non è quel gioco lì che deve fare l'Inter. L'ennesimo cambio Sanchez per Lautaro, che per l'ennesima volta ha reso l'attacco ancora più sterile di quanto già non lo fosse. La notizia positiva, l'unica, è che sono rientrati finalmente Correa e Gosens, che chiamiamo la notizia positiva, la magra consolazione, non so neanche come definirla. Ma oggi salvo davvero pochissimo, per non dire niente, perché non trovo veramente nulla da salvare. No, sono d'accordo, sono molto deluso. Sto leggendo mentre siamo in diretta anche dei commenti anche sulle alternative di gioco. Sì, in questo momento l'anno scorso c'era stata anche la grande discussione sul famoso piano B. A me sembra di vedere che in questo momento il piano B al nostro gioco che non sta portando gol è quello dei lanci lunghi, come dicevi anche tu, cosa che francamente mi lascia un po' perplesso e che obiettivamente non sta funzionando. Sono mancate anche le prestazioni dei singoli, perché tanti che erano attesi ad una prova importante non si sono visti. Oggi, francamente, poi le pagelle le pubblicheremo in un contenuto a parte, ne parliamo a parte, ne salvo ben pochi, salvo quelli che almeno ci hanno messo la grinta, la cattiveria, ci hanno messo la voglia. Mi vengono in mente Skriniar, mi viene in mente lo stesso Dumfries, che non mi è dispiaciuto per quanto avrebbe potuto provare un po' di più anche l'uno contro uno. Salverei anche lo stesso Bastoni, che ci può stare, Perisic sempre uno degli ultimi a mollare. Ti chiedo allora, a livello di partita, com'è stato lo svolgimento della partita?
al di là del metro arbitrale variabile di cui magari dopo parleremo. Diciamo che subito l'Inter sembrava partita bene con la capacità di mettere in difficoltà la difesa del Milan, soprattutto nel recuperare il pallone alto, riuscivamo a mettere in difficoltà la loro difesa. Poi forse per noi è stato un duro colpo anche l'uscita di Romagnoli, perché già su Romagnoli lo stava mettendo in difficoltà, poi invece dopo si è fatto male, è entrato Kalulu, e tra l'altro proprio Kalulu ha salvato di fatto quasi un gol in chiusura su Dzeko. E la prima occasione buona è stata quella con Çalhanoğlu al settimo, che però non è riuscito ad andare al tiro dopo una buona rimessa laterale di Dumfries. Inizia poi una lunga serie di errori che porta il Milan ad avere due buone occasioni tra il 10° e l'11° con Theo Hernandez e una bella parata di Handanovic dopo un brutto errore di Brozovic. Quindi Dzeko che riesce ad andare al tiro. C'è stata qualche protesta anche per un fallo di mano di Salma Kers al limite dell'area di rigore. C'è stato poi nel finale del primo tempo anche una protesta da parte dell'Inter per un contatto tra Salma Kers e Çalhanoğlu. Per me personalmente non erano calci di rigore. Il primo tempo si è chiuso con una fase piuttosto confusa e due occasioni con Perisic al 30° che va al tiro, anzi che non va al tiro, ad un'altra con Dzeko che a centro area non chiude bene il triangolo anziché tirare in porta. Nel secondo tempo è stata una partita molto aperta, soprattutto all'inizio, con l'Inter che provava ad attaccare, il Milan che invece ha creato diversi brividi con Leao, una parata importante di Samir Handanovic. C'è stata anche una protesta da parte del Milan per un contatto tra Skriniar e Giroud. Simo, non so se vuoi commentarlo tu, però se mi danno quel rigore io me ne vado, sinceramente. Ha rischiato molto dal punto di vista della mediaticità dell'intervento, perché gli va a mettere proprio il braccio sul corpo. Giroud non aspettava altro, tant'è vero che poi si lascia proprio cadere e l'arbitro immediatamente ha detto non c'è nulla e andiamo avanti. Però ha rischiato molto, ecco. Rischiato molto, ma poi il Milan ha provato anche a cambiare qualcosa, anche l'Inter ha provato con le sostituzioni, l'effetto non è stato così, diciamo, non si è fatto così sentire, visto che poi la partita è scorsa via senza troppe occasioni, senza troppi brividi particolari. Una partita, Simo, che l'Inter chiude con 7 tiri di cui solo 2 in porta. Oggi è drasticamente calata anche la percentuale di conclusioni. Ti chiedo un po' un tuo commento finale, quindi anche da questo punto di vista. Ci si è accontentati del pareggio secondo te ad un certo punto? Sì, evidentemente, e questo è un altro errore, o quantomeno è sinonimo del fatto che evidentemente anche la squadra si è resa conto che al momento di possibilità di andare a colpire non ce n'erano, perché se tu in una partita in trasferta, in una competizione in cui il gol in trasferta conta, non provi fino all'ultimo di fare almeno uno, vuol dire che o non hai capito che competizione stai giocando, e lo escludo, o ti rendi conto, e questo è molto allarmante, che non ce la fai proprio, e allora ti fermi, e allora temporeggi. E questo è quello che è successo negli ultimi 10 minuti circa. E niente, non lo so, io credo che qui l'unica cosa da dire è che la possibile soluzione la conosce solo Inzaghi e la conosce solo il suo staff. Noi possiamo fare delle ipotesi, possiamo dire è un problema fisico, è un problema mentale, è un problema tecnico. L'unico che lo può sapere non dico con certezza, ma con più elementi a disposizione di noi è l'allenatore con il suo staff. Da lì intervenire. Perché comunque ci sono, adesso l'abbiamo capito ancora di più, tanti problemi da risolvere. E adesso poi viene la Salernitana, una partita che devi vincere e che si carica di una pressione ulteriore, visto che ancora non hai vinto e ancora non hai segnato. Io con Liverpool francamente andrei con le riserve totali. Oggi abbiamo la conferma ulteriore, mi dispiace perché non onori una competizione e una squadra che lo meritano, però non possiamo permetterci altro. E poi devi dare tutto negli ultimi mesi. Devi dare assolutamente tutto. Io sono molto deluso e vado in chiusura anche dall'atteggiamento di questa squadra. Il Milan oggi ci raddoppiava, ci pressava, ci triplicava fisica. Anche loro non stanno attraversando un gran momento, ma a me loro danno la sensazione di dare tutto. Noi forse sì, ma in maniera molto confusa, poco convinta e in certi punti anche poco di squadra. Ho visto tanti lamentarsi l'uno con l'altro, ho visto anche ad un certo punto dire l'altro sveglia su degli interventi in difesa, su delle distanze da tenere. Bisogna ricompattarsi e bisogna soprattutto ritrovare il gol, magari anche un pizzico di fortuna una volta ogni tanto che possa far sbloccare questa cosa.
non guasterebbe, ecco. E poi tra l'altro abbiamo molto spesso dicevamo almeno quest'anno siamo forti sui calci piazzati, non stiamo più battendo nemmeno un buon calcio piazzato, non stiamo più creando nemmeno sui calci piazzati, quindi è veramente un momento di grosse difficoltà. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi nei commenti, aspetto anche le vostre reazioni a caldo, pubblicheremo poi a parte anche le pagelle, tutti i commenti post partita. E iscrivetevi al canale, mi raccomando, e ci rivediamo poi come sapete ogni giorno in diretta alle 19:30.